Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo e bentornati sul mio canale. Oggi video lunghissimo e ricchissimo di contenuti perché parliamo di quello che ad oggi ritengo essere il viaggio più bello della mia vita, fatto in quel magnifico paese che è il Sudafrica. Vedremo nel dettaglio le cose da sapere prima di partire per il vostro viaggio e tutte le informazioni utili. Prendete carta e penna per annotarvi tutto, non perdiamo tempo, iniziamo subito, ma solo subito dopo la sigla. Il viaggio in Sudafrica non è un viaggio low cost, a meno che tu non abbia la fortuna di potertelo già permettere. La prima cosa da fare è quella di mettere da parte un bel gruzzoletto. Ma cosa fa costare così tanto un viaggio del genere e quanto costa un viaggio in Sudafrica? Prima di tutto ci sono delle considerazioni da fare. Numero 1, i pernottamenti hanno più o meno lo stesso costo che possiamo trovare da noi. Esempio, a Città del Capo in posizione centrale è difficile spendere meno di 60-70 euro a notte. E in Sudafrica, nelle città, non puoi dormire dove ti pare. Infatti, seppure parliamo di città all'apparenza moderne dal tenore qualitativo di vita molto elevato, la realtà è un pochino più complicata. È inutile infatti nascondere che quando parliamo di grandi città sudafricane non parliamo di luoghi estremamente sicuri. Se girate per Città del Capo vi accorgerete che ad ogni angolo ci sono numerosi addetti alla sicurezza, privata e pubblica. Ma su questo aspetto ci torneremo successivamente. Il secondo aspetto da considerare e che fa lievitare i prezzi è che il viaggio per arrivare in Sudafrica è piuttosto lungo e i voli di conseguenza sono molto costosi. Questo aspetto induce quindi i viaggiatori a passare almeno 2-3 settimane nel paese per ammortizzare per quanto possibile la spesa del volo. Il terzo aspetto da considerare sono i safari. Come molti di voi sapranno, il business dei safari in Sudafrica è estremamente redditizio e legato ad un turismo d'élite. Insomma, fare safari magari con una guida, soggiornare nei lodge, che sono strutture realizzate ad hoc in ambienti protetti e isolati, e rifornirli di viveri, attrezzatura, costa tanto. Inoltre, oltre ai parchi nazionali, il Sudafrica è ricchissimo di riserve private. Anche queste, ovviamente, si pagano. Il quarto e ultimo punto, nonché forse l'elemento più importante da considerare, è che seppure l'abolizione dell'apartheid abbia aperto anche alla popolazione di colore la possibilità di fare carriera e business nel paese, il potere resta ancora fortemente centralizzato nelle mani dei bianchi. E questo rende ancora fortemente la società sudafricana ricca di contraddizioni. Insomma, gli standard, definiamoli europei, si pagano. Dalle attività ai trasporti, agli alloggi, fino, ahimè, alla sanità di un certo livello. Quindi fate tutte queste considerazioni. Quanto costa un viaggio in Sudafrica? La risposta è che, omettendo tutte le possibili situazioni particolari e per dare una linea guida, è difficile spendere meno di 3.000 euro tra tutto. Voli, spostamenti, cibo e soprattutto attività e cose da fare. Vi prego, non scrivetemi nei commenti se è stato troppo alto, se è stato troppo basso. È ovviamente chiaro che le variabili in un viaggio del genere sono tantissime e quella che vi do vuole essere solo un'indicazione di massima. È chiaro che dipende tutto da cosa volete fare, da dove volete dormire, da come volete spostarvi e... Potete pagare con carta di credito quasi ovunque, ma cambiate 200-300 euro in moneta locale per le mance e i piccoli acquisti. La moneta del Sudafrica è il rand e ad oggi servono circa 18 rand per fare un euro. Nei ristoranti, che costano più o meno come qui, la mancia è del 10-15% e spesso è inclusa nel conto. I tre aeroporti principali del paese sono l'aeroporto internazionale Tambo di Johannesburg, che raccoglie generalmente i principali voli internazionali, ma anche gli aeroporti di Città del Capo e Durban, che sono strategici soprattutto per spostarsi internamente al paese o per collegarsi ad altri stati africani limitrofi. Per noi italiani non è necessario alcun tipo di visto se state nel paese per meno di 90 giorni. Ad oggi le 5 grandi compagnie che a mio parere organizzano voli in modo efficiente con partenze da Milano e da Roma e con destinazione Johannesburg sono la Emirates, che fa scalo a Dubai, la Etihad, che fa scalo ad Abu Dhabi, la Turkish Airlines, che fa scalo a Istanbul, la Qatar a Doha e la KLM a Amsterdam.
La spesa di un biglietto andata e ritorno prenotato con diversi mesi di anticipo difficilmente va sotto i 900 euro, quindi capite già da qui che solo la spesa del volo ha un impatto importantissimo sul vostro budget. Successivamente vedremo anche come spostarsi all'interno del paese, ma vi anticipo che essendo molto grande, una delle possibili soluzioni può essere quella di affidarsi alla compagnia aerea locale FlySafair. Due parole su geografia e clima, per capire il contesto. Il Sudafrica è un paese molto vasto e con un'estensione di 1,2 milioni di chilometri, cioè 4 volte l'Italia. Il paese divide l'Oceano Atlantico da quello Indiano. Al suo interno sono presenti due enclavi, lo Swaziland e il Lesotho. Le città sono posizionate in diversi punti del paese e sono tutte ben servite da sistemi di collegamento stradale e ferroviario. Il territorio è in gran parte formato da altipiani e lungo la costa si ergono alcune catene montuose. Diversi bacini idrici sono sparsi o attraversano il paese. Il fiume Orange è il più grande e importante di tutti. Il clima in Sudafrica si può dividere in 3 macro aree. L'area meridionale del paese è influenzata dal mare e dà origine a un clima di tipo mediterraneo. L'area nord-occidentale è invece caratterizzata da un clima più desertico, mentre quella nord-orientale da un clima più umido e piovoso. Probabilmente il principale motivo per cui nella tua testa c'è il Sudafrica, oltre a sperare di scoprire giacimenti d'oro e di diamanti, sono la natura e i safari. È inutile dire che sei nel posto giusto. Sono diverse centinaia le aree naturalistiche protette nel paese e di queste 19 sono grandi parchi nazionali. Tutti i parchi e le riserve offrono servizi di altissimo livello. Alcuni dei parchi propongono escursioni naturalistiche guidate dai ranger, anche se non è necessario in quanto in tutti i principali parchi si può entrare con la propria automobile seguendo strade e indicazioni. Ho deciso di parlarvi di 4 riserve che raccontano a mio parere le diverse sfaccettature del Sudafrica e quindi iniziamo subito a vederle. Il Kruger National Park, situato a nord-est del paese, non distante da Johannesburg e Pretoria, è il più grande parco nazionale del Sudafrica, con oltre 20.000 km2 che per capirci è poco meno dell'estensione della Lombardia. Il parco si può visitare con il proprio veicolo guidando lungo le strade indicate, ma è il luogo ideale anche per safari in jeep ed esplorazioni notturne alla ricerca di animali. Il parco, che a differenza di altri offre una vegetazione rigogliosa, ospita tutti e 5 i Big Five: bufalo, elefante, leone, leopardo e rinoceronte, da sempre considerati i 5 animali più pericolosi da cacciare. Senza dimenticare però anche giraffe, zebre, gnu, impala, struzzi e via dicendo. Numero 2, l'Addo Elephant National Park. Situato vicino a Port Elizabeth, è uno dei luoghi che accoglie la più densa popolazione di elefanti in Africa. La storia di questo parco è semplicemente meravigliosa. Pensate che venne proclamato area protetta agli inizi del Novecento, negli anni 30, quando ci si accorse che il selvaggio abbattimento di questi splendidi animali ne aveva ridotto la popolazione a pochi esemplari. Da allora la popolazione di elefanti nel parco è cresciuta così tanto che ad oggi si contano oltre 600 esemplari. Il Galagadi National Park, situato al confine con Namibia e Botswana, vi farà entrare di pieno diritto tra i privilegiati che hanno l'opportunità di visitare il Kalahari, una delle aree più aride del pianeta, ma allo stesso tempo un luogo ricco di vita e di animali. Un luogo surreale e vastissimo in cui potete vedere un'infinità di grandi mammiferi e grandi uccelli. Le strade sono sterrate ma ben battute e manutentate e sono facilmente percorribili con una normalissima automobile. Per chi viene da Upington, il Twee Riveren Camp è un'ottima soluzione per alloggiare. Sulla costa orientale, vicino ad Durban, si trova l'Isimangaliso Wetland Park, la terza area protetta più grande del Sudafrica e patrimonio dell'UNESCO, e che comprende ben 8 diversi ecosistemi. Il parco offre safari in notturna alla ricerca dei Big Five che si mostrano soltanto dopo il crepuscolo, oppure escursioni in barca per imbattersi di ippopotami e coccodrilli lungo l'estuario del lago Santa Lucia. Il Sudafrica ha ben 3 capitali: Bloemfontein, capitale giudiziaria, Città del Capo amministrativa, Pretoria, capitale legislativa, e altre 3 grandi città: Johannesburg, principale centro economico, Durban, il più grande porto dell'Oceano Indiano, e Port Elizabeth, che è letteralmente attaccata all'Addo National Park. Le 2 città da non perdere sono Città del Capo e Johannesburg. Città del Capo, a mio parere, è una delle città più belle del mondo. Posizionata ai confini estremi dell'emisfero boreale, ha una luce unica. La sua posizione ai piedi della Table Mountain è da cartolina. Oltre alla teleferica che porta sulla cima della Table Mountain per godere di un panorama
unico, la città offre traghetti per raggiungere Robben Island, dove è stato tenuto prigioniero Mandela, ma anche magnifiche spiagge e un lungomare ricco di locali per aperitivi o per cenare. Da non perdere anche il quartiere di Po Cap, che è un'area multiculturale con delle casette dai colori vivaci. Dalla città si raggiungono facilmente le località di Capo di Buona Speranza, Hermanos, dove vedere le balene e le foche, e Boulder Beach, dove vivono periodicamente alcune colonie di pinguini. Johannesburg e Pretoria sono molto vicine tra di loro, ma mentre Pretoria è una città accademica con centri di ricerca anche molto avanzati e molto verde, Johannesburg invece ha l'aspetto di una vera e propria megalopoli con quasi 6 milioni di abitanti. È la città di Nelson Mandela e tra i quartieri più noti vi è Houghton, dove risiedeva appunto Madiba. È possibile visitare, assolutamente con guida locale, la township di Soweto, che fu fondata per ospitare i sudafricani di colore e divenuta successivamente simbolo del movimento anti-apartheid. Johannesburg purtroppo ha anche il triste primato di essere una delle città con il tasso di criminalità più alto al mondo. Ciò però non deve scoraggiarvi, perché è un tassello fondamentale per comprendere in toto il Sudafrica. Il Sudafrica è un paese immenso e le possibilità di organizzare differenti itinerari anche. Perciò vi racconto la mia esperienza che mi è stata consigliata da alcuni esperti prima di partire. Ho deciso di parlarvi di 2 itinerari. Uno che definiremo itinerario essenziale, ovvero per riuscire a vedere ciò che a mio parere è assolutamente da non perdere e necessita di circa 2 settimane, e uno ancora più completo che richiede almeno 7-10 giorni in più. Allora direi di non perdere tempo, iniziamo con l'itinerario essenziale. Il mio consiglio è quello di iniziare all'estremo sud, da Città del Capo. In questo modo tutte le attività successive e le visite si troveranno necessariamente a nord del paese. Da qui, come detto, potete facilmente raggiungere Boulder Beach, la località di Hermanos e il Capo di Buona Speranza. Da Città del Capo vi muoverete verso nord in direzione Upington e poi verso Askam per raggiungere il Kalahari e dedicare almeno 3 giorni o 4 nel parco del Galagadi. Si riparte poi verso est tra coltivazioni e vigneti per superare Pretoria e Johannesburg e giungere al Kruger National Park. 3-4 giorni d'obbligo anche qui, per poi tornare verso Johannesburg, visitare i quartieri accompagnati da una guida e prendere il volo verso l'Italia. Il secondo itinerario parte invece da Johannesburg. Inizierete subito recandovi al Kruger Park, poi scenderete verso il lago Santa Lucia per visitare l'Isimangaliso National Park. Da qui scenderete prima verso Durban, a cui potete dedicare una rapida visita, per poi arrivare a Port Elizabeth, vicinissima all'Addo Elephant Park. Dedicate un paio di giorni anche qui e poi di nuovo in macchina in direzione Città del Capo. Visitate le località limitrofe alla città e, come abbiamo visto nell'itinerario precedente, chiudete l'anello recandovi prima ad Upington e ai Galagadi per poi ritornare a Johannesburg e concludere il vostro viaggio. Ho nutrito l'ideale di una società libera e democratica, in cui tutte le persone vivono insieme in armonia. Questo è un ideale per cui vivo e che spero di realizzare, ma se è necessario è un ideale per il quale sono pronto a morire. Queste sono le parole che Nelson Mandela pronunciò al processo dopo i suoi 27 anni di prigionia a Robben Island. Non voglio raccontarvi chi era Mandela, ma piuttosto quanto il Sudafrica di oggi sia plasmato sui solchi delle volontà di Mandela e quanto Mandela abbia fatto di questo paese un simbolo. Come molti di voi sanno, in Sudafrica l'apartheid, ovvero la segregazione razziale delle persone di colore, venne abolita solamente nel 1991, pensate, poco più di 30 anni fa. Nelson Mandela, che fu imprigionato nel 1963 perché sostenitore di movimenti rivoluzionari che volevano dare maggiori diritti alle persone di colore, rimase imprigionato per ben 27 anni in una piccolissima cella del carcere di Robben Island, da cui però continuò a sostenere le proprie battaglie. Nel 1990, quando fu liberato, e nel 94, in cui divenne presidente del Sudafrica, decise di non sostenere i moti violenti di rivolta delle popolazioni di colore, né si ribellò in modo feroce contro l'elite bianca che sostanzialmente lo aveva imprigionato per quasi 30 anni. Decise anzi di collaborare con essa per evitare che il paese finisse nel caos e che la transizione da una nazione con radicali idee razziste ad una democrazia moderna fosse pacifica e senza spargimenti di sangue. Oggi il Sudafrica è ben lungi da essere un paese perfetto, anzi, ma gli insegnamenti e le politiche di integrazione e di sostegno all'istruzione e all'inclusività di Mandela hanno dato nuove opportunità a tutti i sudafricani, bianchi o neri che si siano.
tipo di vaccinazioni devo fare prima di partire? La realtà è che non esistono vaccinazioni obbligatorie per il Sudafrica. Tuttavia è consigliata la profilassi antimalarica. La malaria è infatti presente solo in alcune aree orientali del paese. Quando sono andato in Sudafrica mi hanno consigliato di comprare un prodotto repellente da spargere sui vestiti prima di partire e che resiste per circa un mese anche se li lavo. Le strutture sanitarie in Sudafrica sono buone e alcune cliniche private addirittura d'eccellenza. Tuttavia i costi sono piuttosto alti. Insomma, la sanità si paga e anche tanto. Per questo motivo è importante fare un'assicurazione sanitaria di viaggio con 100-200 euro di assicurazione che potete tranquillamente fare online. Rapido cenno anche alla sicurezza. Le città in Sudafrica sono molto sorvegliate, soprattutto nelle zone centrali. Purtroppo però la microcriminalità è abbastanza diffusa, quindi non prendete l'iniziativa di allontanarvi da soli nelle periferie. Se invece vi allontanate dalle città, la situazione è decisamente più distesa e tranquilla. State però sempre all'occhio. Infine parliamo della sicurezza nei safari. Le due regole semplici sono: non scendete mai dalla macchina e non uscite dai percorsi indicati dalle strade. Viaggiare in autobus è il modo più economico per muoversi in Sudafrica ed è anche il mezzo preferito e più utilizzato anche dai residenti. Bisogna assicurarsi però di prenotare un servizio affidabile, in quanto non tutte le compagnie hanno un'ottima reputazione. Esistono varie compagnie che offrono corse sia molto economiche sia addirittura di lusso ed è meglio optare per quelle un pochettino più costose, che generalmente sono anche le più affidabili e sicure. Lascio il link di alcune di esse qui in descrizione. I sudafricani guidano ahimè dal lato sbagliato della strada. Per guidare in Sudafrica sarebbe sufficiente la patente italiana. Tuttavia, quando si noleggia un'auto, e questa è la nostra seconda opzione, è necessario fare la patente internazionale. Nulla di difficile, basta contattare la motorizzazione della vostra città. Un consiglio che vi do se noleggiate un'auto è quello di portarvi una cartina stradale cartacea, perché internet e Google Maps funzionano benissimo, ma le buone vecchie cartine sono estremamente utili e non si scaricano. Un altro aspetto da considerare è che, date le grandi distanze tra un luogo e un altro, è una buona norma fare sempre il pieno di carburante, quando possibile avere sempre con sé abbondanti scorte d'acqua. Non è necessario noleggiare un veicolo 4x4, perché le strade principali e le strade battute, anche all'interno dei principali parchi nazionali, sono adatte ad automobili tradizionali. Tuttavia, se siete particolarmente avventurosi, vi consiglio di organizzare le gite più wild tramite le guide all'interno dei parchi. Si occuperanno loro di guidare veicoli 4x4 adatti all'esplorazione. Infine, l'ultimo modo per muoversi, è già citato precedentemente, sono i voli interni. Il Sudafrica è un paese da vivere a terra in realtà, quindi resterete incollati con la faccia sul finestrino come dei bimbi meravigliati. Perciò optate per i voli solo se dovete andare rapidamente da una parte all'altra del paese, ad esempio se dovete muovervi istantaneamente tra Città del Capo e Johannesburg. Da aprile a ottobre andare in Sudafrica è magnifico. È il periodo ideale per i safari. Gli animali sono maggiormente visibili perché si nascondono molto meno dal grande caldo africano rispetto al periodo precedente. Se invece cercate il caldo per godervi le spiagge, soprattutto del Western Cape, il periodo ideale è tra marzo e novembre. Come abbiamo già visto, alloggiare in Sudafrica non è propriamente economico, ma è senz'altro molto facile da prenotare online attraverso i classici siti di Booking o contattando direttamente le strutture, che nel caso dei lodge ritengo essere la soluzione migliore, anche perché contattandoli direttamente avete la possibilità di chiedere numerose informazioni anche legate ad eventuali escursioni da fare nelle riserve naturali. Ovviamente sta a voi scegliere la tipologia di struttura in cui alloggiate, ma vi assicuro che potete spendere cifre anche da capogiro per una notte in un lodge magari di un certo livello. Quindi fate attenzione e prenotate anche per tempo. Nelle città si trovano sicuramente le soluzioni anche più economiche, ma cercate alloggi esclusivamente nelle zone centrali e più sicure. Un'ottima soluzione è anche quella di usufruire dei B&B che vi permettono anche di poter entrare in contatto con la popolazione locale, che vi può dare tanti consigli utili. Se decidete di campeggiare, fatelo solamente all'interno delle aree dedicate a questo scopo.
12° e ultimo punto, il cibo. Come potrete immaginare, la cucina sudafricana è ricca di piatti di carne. Il piatto tipico nazionale è il boboti, che è un pasticcio di carne con latte e uova. Ma vi consiglio di assaggiare anche il dombolo, che sono dei grossi gnocchi serviti con zuppa di carne di manzo e che si dice fossero anche tra i cibi preferiti di Mandela. Non perdetevi lo street food a Città del Capo, assaggiate il Gatsby, che è una versione sudafricana del, diciamo, kebab con varianti di carne e anche di pesce fritto. Infine il braai, ovvero le grigliate, sono il piatto che troverete praticamente ovunque e a seconda dell'area in cui lo mangerete assaggerete anche diversi tipi di carne, dai più tradizionali come il manzo, il pollo, fino allo springbok e all'antilope. Ragazzi, questo è quello che dovete sapere prima di partire per il vostro viaggio in Sudafrica. È stato un video particolarmente impegnativo che ha richiesto molto tempo per essere realizzato, ma se lo avete apprezzato vi chiedo di sostenermi mettendo un like, commentando ed iscrivendovi al canale YouTube. A voi non costa nulla, ma per me è davvero importante. Infine, non dimenticatevi di recuperare Invictus, un film unico e speciale che, oltre ad essere una pellicola meravigliosa, vi farà entrare nel vero spirito sudafricano e vi farà conoscere molto meglio di quello che ho fatto io che uomo straordinario è stato Nelson Mandela. Bene, per oggi direi che è tutto e noi, come sempre, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!